Tu mi dici che fai questo per salvare delle vite, io ti chiedo allora che cos'è per te la vita. In un paese dove i suicidi sono tra i più alti di Europa, soprattutto nei giovani, di che vita mi parli? Qual è il tuo concetto di vita? Parliamo anche dei 5.000 senza tetto in Italia, registrati, perché poi ci sono tutti quelli che non registri, di cui non abbiamo mai parlato, ma né prima né dopo del Covid. Perché da TV nessuno mi ha mai parlato dei senza tetto che stanno morendo con il Covid e con il lockdown? E allora spiegami qual è la logica, cioè di che vita tu mi stai parlando? Tu mi stai dicendo io sto andando a salvare delle vite, ma tu intanto ne stai ammazzando delle altre. E qual è la logica con cui tu scegli questa cosa? E lui giustamente mi viene a dire, o comunque mi dice, vedi, il problema è che se io ho 10 malati di Covid, 9 macchinari respiratori, io non posso trovarmi nella situazione in cui uno lo devo lasciare crepare lì perché non ho un macchinario. Giusto. Giusto, tu non puoi lasciarlo crepare. Siamo tutti d'accordo. Però allo stesso tempo io ti dico, sì, sono d'accordo, ma ho una domanda. Scusi, prof, ho una domanda. Lei mi dice che quindi non si vuole trovare nella situazione di dover scegliere la vita di uno o dell'altro. Ma allo stesso tempo ci sono delle politiche ben più accettate dove tu fai già una decisione di chi vive e chi muore, banalmente negli aiuti sociali, nei programmi di disintossicazione, soldi pubblici che vengono sbloccati per una famiglia di un certo tipo piuttosto che di un altro. E nel momento in cui sei al corrente che il nostro settore primario vive per una buonissima percentuale sul lavoro di immigrati che vivono una vita alla giornata, crepano anche loro di fame, sì, e tu lo sai, e lo sanno tutti. Ci sono libri, cose, cioè non sono cose che non si sanno, sono cose che si sanno. C'è già una scelta di loro possono anche morire, scusami, ma è così. Nel momento in cui tu lasci anche delle barche in mezzo al mare, dimmi qual è la differenza. Dire, ah, ma quella gente vi lascio crepare in mare su una barca, piuttosto che dire, ah, io non ho un macchinario e lui muore. Anzi, scusami, ma è peggio quando tu gli dici non venite nel nostro paese perché tu potresti aiutarli e non lo fai. Senza parlare di tutta la gente che muore negli altri paesi dove noi abbiamo i vaccini, ma per tutti gli accordi TRIPS sui brevetti. Noi non diamo le medicine agli altri paesi e lasciamo bambini crepare ovunque perché loro non ci possono pagare i brevetti. Non mi venire a dire che è un discorso di vita e di morte, o almeno se è un discorso di vita e di morte, spiegamelo, dimmelo, spiegami perché. Io ho pensato anche questo, ho pensato, allora adesso mi dicono che loro vogliono solo salvare le vite dei cittadini della nazione, che hanno prodotto dentro la società. Ok, gli immigrati, negri, malati, barboni, gente depressa, gira un cazzo, quello che me ne frega a me è di salvare la vita di elementi produttivi possibilmente maschi che sono stati nella mia società e quindi anche quando arrivano a 80 anni io voglio assicurargli l'assistenza sanitaria. Va bene, però punto numero uno, se allora tu volevi fare questo, perché da marzo a aprile aiuti economici non sono stati sbloccati e riconvertiti repentinamente nella nuova costruzione di strutture ospedaliere? Perché banalmente stipendi enormi di calciatori non sono stati invece per una volta buttati su una priorità mondiale in questo momento? 2. Spiegami allora questa vita di questi nostri individui produttivi maschi della società. La tua valorizzazione della loro vita viene concretizzata nei 500 euro mensili di pensione? Se tu veramente vuoi valorizzare la vita di queste persone, tu adesso mi spieghi perché io alle 4 di mattina a Bologna una notte ho trovato un uomo di 76 anni seduto sul lastrico della strada. Io un attimo inquieta gli ho chiesto se tutto andava bene e lui mi ha detto che semplicemente aveva delle emicrania e non riusciva a dormire perché lo Stato gli dava 670 euro di pensione, non so, 500 pagava di affitto, insomma non aveva 6,70 euro per andarsi a comprare il tabacco. Ma io ho lavorato 42 anni come in bianchino, più di 40, non lo so, però aveva lavorato tanto questo povero uomo. Ma la vita di cui tanto parlano è questa? Costipare tutte le persone anziane nelle case di riposo, avere una cultura, una società che ormai non dà spazio all'individuo anziano. Questo è un aspetto culturale.
gli anziani come risorsa, anche dialogo intergenerazionale, come fonte di conoscenza che possono dare uno sguardo diverso al mondo dei giovani. E allora ho bisogno che qualcuno mi spieghi queste cose e ho bisogno anche che mi venga mostrata umanità, perché se è di vita che mi stanno parlando mi devono spiegare perché hanno deciso di tranciare la vita di migliaia di persone, sogni, idee, migliaia di giovani per che valore della vita. Spiegatemelo e aiutatemi ad accettare questa cosa dandomi una ragione sensata, razionale ma umana. Però guarda bene che dopo che viene data una spiegazione, allora lì bisogna iniziare ad agire. E nascondersi dietro alla pandemia, stato di emergenza, non abbiamo capito, intanto lo prolunghiamo fino al 31 gennaio. Vuol dire prendersi la giustificazione di fare ancora quel cazzo che si vuole dietro un "ah ma io non ho capito", che è la stessa strategia di quando vai a scuola e dici "ah ma io non ho fatto i compiti perché non avevo capito". Ah, ma io faccio il lockdown perché non avevo capito, perché il lockdown è la scelta più facile. Io non ho capito la situazione, è una pandemia, vado al lockdown, situazione di emergenza fino al 31 gennaio. Non abbiamo capito? Iniziamo a capire. Però per capire bisogna parlarne. E quindi scusate, ho parlato tanto, però io ne avevo bisogno. Boh, ciao, scusatemi. È andata così.